tutti e benvenuti, grazie che stai guardando un altro video. Se non l'hai ancora fatto iscriviti al canale e clicca per ricevere le notifiche. Nel mese di giugno parleremo di matrimonio, fidanzamento, famiglia, figli, quindi se l'argomento ti interessa stai attento alle notifiche per non perdere nessun video. Oggi voglio parlare di sottomissione. Lo so che è un argomento che spaventa un po' i giorni d'oggi. Lo so che noi donne quando parlano di sottomissione scappiamo, quindi se tu sei donna e stai guardando questo video, per favore resta fino alla fine perché oggi scopriremo insieme cosa vuol dire sottomissione. Credo che il concetto di sottomissione ci è stato spiegato in modo sbagliato. Proprio per questo ci spaventa tanto. Sottomissione non vuol dire essere schiave dei nostri mariti. Sottomissione non vuol dire non avere voce in capitolo. Sottomissione non vuol dire abbandonare, lasciare tutti i nostri sogni, i nostri progetti sull'altare quando ci sposiamo per fare soltanto la volontà, fare soltanto ciò che ci dice i nostri mariti. Sottomissione non vuol dire mettere la volontà del mio marito prima della volontà di Gesù Cristo. Ma allora cosa vuol dire sottomissione? Noi che siamo credenti abbiamo il nostro manuale, la Bibbia, e la Bibbia ci insegna alcune cose sulla sottomissione. Il versetto famoso, conosciuto, in Efesini 5, dove parla della sottomissione delle mogli verso i mariti, è molto conosciuto, è il versetto che ci spaventa. Tante volte è usato in modo sbagliato, però sapete che se guardate il versetto prima, l'Apostolo Paolo ci dice che dobbiamo essere sottomessi gli uni agli altri. Non soltanto le mogli devono essere sottomesse ai mariti, ma noi tutti dobbiamo imparare a sottometterci gli uni agli altri. Quindi, la prossima volta che qualcuno ti dirà "Ah, ma tu devi essere sottomessa al tuo marito", ricorda a questa persona che tutti noi dobbiamo essere sottomessi verso gli altri. Però sì, è vero, il versetto 22 dice: mogli, siate sottomesse ai vostri mariti come al Signore. La parola sottomissione qua in questo versetto è la parola upotasso nel greco e vuol dire riconoscere l'autorità di qualcun altro, accettare la missione di qualcun altro, essere sotto una missione insieme a qualcun altro. Sotto missione, essere sotto una missione insieme a qualcun altro. Sì, ti sei sposata e ora sei sotto una missione insieme al tuo marito. Quindi essere sottomesse ai nostri mariti vuol dire accettare la loro missione e aiutare i nostri mariti in questa missione. E qual è questa missione? Il matrimonio. In Genesi 2 Dio dice: non è bene che l'uomo sia solo. Io gli farò un aiuto che sia adatto a lui. Sappiamo bene che questo aiuto che Dio creò dopo l'uomo siamo noi donne. Sì, noi siamo l'aiuto di cui i nostri mariti hanno bisogno. Noi non siamo state create per essere calpestate, per essere maltrattate, per essere comandate, ma per aiutare i nostri mariti. Se torniamo nel versetto 23 di Efesini, c'è scritto: il marito infatti è il capo della moglie, come anche Cristo è il capo della Chiesa. Ora, come la Chiesa è sottomessa a Cristo, così anche le mogli devono essere sottomesse ai loro mariti. Il versetto 25 dice: mariti, amate le vostre mogli come anche Cristo ha amato la Chiesa e ha dato se stesso per lei. La donna è stata creata per aiutare, per completare il marito. Però tante volte i mariti vogliono che le mogli siano sottomesse
senza rispettare, senza svolgere il loro compito. E qual è il loro compito? Se il nostro compito come mogli è essere sottomesse, sappiamo che il compito dei nostri mariti, come c'è scritto nel versetto 25, è amare le loro mogli come Cristo ha amato la Chiesa. Che compito difficile! Cristo ha dato la sua vita per la Chiesa. La Chiesa di Cristo siamo noi, siamo io e te, e sappiamo cosa ha fatto Lui per noi. Quindi, mariti, quando amerete le vostre mogli come Cristo ha amato la Chiesa, allora sì riceverete la sottomissione che tanto volete. Ok, abbiamo capito che siamo diversi e abbiamo compiti diversi. Dio ci ha creati diversi e ci ha dato dei compiti diversi. Quindi è importante che ognuno impari qual è il suo compito, che ognuno sappia qual è il suo posto, perché tante volte noi donne abbiamo la cattiva abitudine di prendere i posti dei nostri mariti. Purtroppo noi vogliamo avere controllo di tutto, però non riusciremo a fare tutto da sole. Dobbiamo imparare quali sono i nostri compiti, quali sono i nostri ruoli come donne, come mogli, come mamme e smettere di voler fare tutto da sole. Quando prendi il posto del tuo marito, lo stai mettendo in una situazione di comfort, lo stai mettendo in una situazione comoda, perché gli stai togliendo tutte le responsabilità, gli stai togliendo tutti i suoi compiti. Non è questa la volontà di Dio. Dio ci ha messi insieme così diversi perché noi ci completiamo. La Bibbia ci dice che quando ci sposiamo diventiamo una sola carne. Quindi due persone diverse con compiti diversi che diventano uno. Non vuol dire che la moglie deve prendere i compiti del marito, deve assumere le responsabilità del marito. Quindi ti invito, moglie, se tu sei una di queste donne che cerca di fare tutto da sola, che cerca di rubare la posizione del tuo marito, che vuoi avere controllo su tutto, dati una calmata, mettiti al tuo posto e lascia al tuo marito i suoi obblighi, le sue responsabilità. Sentiamo spesso dire: ah, mio marito non è capace di fare le cose da solo, mio marito non è capace di prendere decisioni da solo, io devo pensarci a tutto, devo fare tutto. Questa è colpa tua, stai rubando i compiti e le responsabilità del tuo marito. C'è un'altra cosa che ci tengo a dire e credo sia molto importante ai giorni d'oggi, è che sottomissione non ha a che fare con stare zitte in mezzo ai maltrattamenti dei mariti. Se tu sei una donna che ha subito maltrattamenti, parla con qualcuno, chiedi aiuto, non stare in silenzio. Questa non è sottomissione e non è volontà di Dio. Noi siamo state create per essere amate e non maltrattate, non calpestate. Noi dobbiamo essere sottomesse ai nostri mariti per amore. La Bibbia è molto chiara, non per paura. Quindi parla con qualcuno, chiedi aiuto, non stare in silenzio. Noi donne abbiamo conquistato tanto, ma veramente tanto. Oggi noi possiamo lavorare, noi possiamo votare, alcune donne hanno addirittura degli stipendi più alti degli uomini, mogli che hanno stipendi più alti dei mariti. È ok per questo, però credo che con il movimento femminista stiamo un po' esagerando, perché noi stiamo cercando di provare che noi siamo capaci di fare tutto quello che gli uomini fanno. E la realtà è che noi non siamo state create per fare tutto ciò che gli uomini fanno, ma noi siamo state create per fare ciò che gli uomini non possono fare. Quindi, donna, prenditi il tuo posto nella società, moglie, prendi il tuo posto nella tua casa. Non cercare di fare tutto ciò che gli uomini fanno. Tu sei stata creata diversa per fare cose diverse che solo tu puoi fare. Vi lascio con
una frase che mi piace tantissimo di Jordan Peterson che dice: la nostra generazione è così impegnata a provare che le donne possono fare tutto ciò che gli uomini fanno, che stanno perdendo la loro singolarità. Le donne non sono state create per fare tutto ciò che gli uomini fanno, ma per fare ciò che gli uomini non possono fare. Un bacione e alla prossima!